Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo lunedì 18 agosto 2025, questo è Obbligo di Riscatto. Un caloroso saluto a tutti da parte di Enrico Boiani a farmi compagnia e a fare compagnia a voi questa mattina. C'è Giacomo Mirandola, ciao Jack, ben ritrovato. Ciao Harry, ciao a tutti e proseguiamo direttamente sulla linea del post partita di Milan-Bari praticamente. Sì, vi teniamo compagnia anche quest'oggi, ma qui focus sul calciomercato. Parliamo di mercato principalmente, una piccola postilla, diciamo un piccolo accenno alle condizioni di Rafael Leao, a quello che è successo ieri durante Milan-Bari. Adesso ci arriviamo, prima però come sempre, sarò rapido, ve lo prometto, cliccate il pollice all'insù, mettete like, quindi continuate a supportarci attraverso i mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci un commento qua sotto e se vi va potete anche abbonarvi. Grazie di cuore a tutti coloro che lo fanno. Jack, come dicevo, partiamo da Milan-Bari, riprendiamo da lì e partiamo da Rafael Leao. Facciamo una piccola postilla perché ieri, per chi se lo fosse perso, Rafael Leao ha segnato al 15esimo, al 14esimo minuto, un bel colpo di testa sul cross di Tomori. Poi è successo quello che state leggendo qui a schermo per chi ci stesse guardando, per chi ci sta solo ascoltando ve lo leggiamo. Il calciatore ha chiesto subito il cambio e lo staff medico del Diavolo ha applicato del ghiaccio al polpaccio destro che è parso dolorante. Al suo posto è entrato Jimenez. Non è chiara l'entità dell'infortunio del numero 10 che fino al momento dell'esultanza sembrava non aver accusato nessun problema. Proprio Leao ha richiamato subito l'attenzione dalla panchina rossonera lamentandosi di qualche fastidio con il calciatore che è comunque uscito dal campo da solo e senza aiuti da parte dello staff. Questo e anche poi il resto delle cose che leggeremo in ambito calciomercato lo trovate su www.radiorossonera.it. Sul nostro sito trovate tutte le ultime novità, le parole dei protagonisti, le news, gli aggiornamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dovrebbe trattarsi di un indurimento al polpaccio per Rafael Leao. Ha sentito appunto il polpaccio che si è un pochino bloccato e si è subito fermato, c'è stato subito il cambio come abbiamo appena letto e di fatto questo è accaduto. La speranza è che sia appunto una sorta di avvertimento, quindi lui ha sentito il polpaccio un po' indurirsi, per non correre rischi si è fermato, inizia la stagione e quindi sia stato tutto molto precauzionale, tutto molto in vista di evitare ulteriori problemi. È ovvio che verranno fatti gli esami del caso, che ci saranno appunto novità nelle prossime ore, vi terremo aggiornati a partire da oggi, da Lunch e dal Talk, ma Jack speriamo che sia un nulla di fatto. Sì, alla fine la cosa particolare è che nessuno di noi, suppongo, ed eravamo presenti allo stadio, è in grado di capire l'esatto momento in cui sia arrivato questo indurimento, questa magari piccola fitta al polpaccio di Rafa Leao, perché effettivamente, come scritto anche nel tralcio di articolo che abbiamo mostrato, fino al gol sembrava tutto a posto, anche in occasione dello stacco per il gol di testa sembrava tutto a posto. Durante l'esultanza non ha fatto un'esultanza particolarmente traumatica a livello fisico, c'è stato solamente, che è il dubbio che rimane, quel contrasto aereo tra Leao e Stupignane, un giocatore del Bari, verso pochi istanti in realtà dopo la ripresa del gioco in occasione del gol, e magari riatterrando da quel salto potrebbe essere stato quello il momento, ma in realtà è veramente difficile identificare un momento preciso e questo, come tutte le cose, può essere bene o può essere male. Sicuramente lui è parso attento ma non drammaticamente preoccupato, non dolorante in maniera da preoccuparsi lui e da far preoccupare noi.
e soprattutto è rimasto in panchina quando è uscito, non è andato dritto negli spogliatoi né niente, lui ha seguito tutta la partita dalla panchina assieme ai compagni e il suo timbro comunque l'ha messo, ci sono bastati 14 minuti. È evidente che in questo momento, soprattutto con un attaccante che, e ne parleremo adesso, manca, ed è stato detto palesemente da Tare che comunque arriverà, con diversi giocatori che lampantemente non hanno ancora una buona condizione fisica al momento, le prime partite si vincono probabilmente con i campioni, con le giocate dei campioni. Quindi avere il tuo più grande campione nelle prossime 2 partite prima della sosta farebbe comodo. Detto questo, io non correrei nessun rischio forzando eventuali rientri per Cremonese e Lecce, con tutto il rispetto. Hai detto poco fa che Tare lo ha detto e arriviamo al succo di questo episodio di Obbligo di Riscatto, il mercato, l'attaccante, perché Tare ieri, prima della partita, parte che, apro e chiudo parentesi, direttore sportivo che parla. Ci siamo, ce l'abbiamo quest'anno, abbiamo un direttore sportivo e parla prima della partita, mi aspetto anche che poi parlerà eventualmente dopo le partite, cosa che è quella che è mancata di più nella scorsa stagione. È andato dritto sull'attaccante e partiamo da Rasmus Højlund con le parole appunto sull'attaccante danese del Manchester United. Højlund è un'opzione buona per noi, lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile e le cose possono cambiare in ogni momento. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Queste le parole di Tare su Rasmus Højlund. La notizia, che non è neanche troppo una notizia, però solitamente no, si cerca un pochino di celare, di nascondere, non si va così dritti per dritti, no? Tare invece è andato dritto per dritto, cerchiamo un giocatore in quella posizione, vogliamo un attaccante e Højlund è un'opzione. Sappiamo, Jack, che Højlund è un'opzione concreta, dopo vi diciamo anche qualche nome in più, soprattutto per quanto riguarda le alternative a Rasmus Højlund. È ovvio che è un giocatore da un po' convincere, un po' spronare, perché si è probabilmente messo in testa di essere fuori dal Manchester United, non è stato convocato per la partita inaugurale di Premier League contro l'Arsenal, però ha un po' di dubbi sul riscatto, cioè vorrebbe un riscatto, una cifra del riscatto un pochino più bassa, in modo da essere, non dico sicuro che il Milan poi lo riscatti, ma quasi, perché altrimenti se il riscatto dovesse essere a 40, 50 e oltre milioni, inizia magari un pochino a capire che va lì un anno, o meglio viene qua un anno e poi magari deve tornare a Manchester, ecco, quindi bisogna un attimino convincerlo del tutto. Non lo United, che invece a prestito con diritto sta aprendo, hanno 200 punte, hanno comprato 1000 attaccanti e quindi si vogliono liberare di Højlund, che però resta un nome, Jack. Sì, sicuramente la situazione secondo me l'hai dipinta in maniera molto, molto precisa, molto puntuale. Il discorso è proprio quello che Højlund è un ragazzo giovane e secondo me anche quando è stato in Italia ha dimostrato di essere un ragazzo intelligente e lui credo abbia paura di entrare in quel loop di prestiti per fare un nome familiare al Milan, alla João Felix, per cui cominci a toccare, cosa che in Inghilterra non è così poco comune, visto che loro, se non erro, possono fare contratti di lunghezza fino ai 10 anni. Quindi delle volte ci sono dei giocatori di cui di fatto una squadra si vuole liberare, di fatto non si riesce a liberare e quindi continuano a spararlo in prestito un anno di qua, un anno di là, 6 mesi di qua, 6 mesi di là, e capisco che poi anche, penso per un discorso più prettamente di vita personale, non sia una condizione sostenibile per tutti o comunque Højlund non vuole affrontare questa tipologia di esperienza. Secondo me, come tutte le volte, bisogna sempre sottolineare, ecco, come non è vero che Højlund abbia mai rifiutato il Milan, neanche nelle prime fasi della trattativa. Lui voleva rimanere a Manchester perché lui si era convinto di potersi giocare le sue carte a Manchester, perché lui probabilmente sente qualche cosa di speciale con il Manchester United e ci può stare perché parliamo di una grandissima squadra, anche se ora un pochino più di un pochino in decadenza, diciamo. Però sicuramente è un giocatore che conosce già il campionato, è un giocatore la cui trattativa è fattibile, e io qui
inizio già a paragonarlo con l'altro grande nome che è stato fatto lungo tutta l'estate, che è quello di Vlahovic, una trattativa a mio modo di vedere estremamente più fattibile di quella di Vlahovic, un profilo molto molto giovane. Secondo me è un colpo, non dico senza rischi, però ha molti meno rischi di un Dusan Vlahovic, considerando che al massimo in attacco comunque altri giocatori li hai se Højlund non dovesse performarti. Non è quell'acquisto che devi fare e poi aggrapparti a lui perché senza di lui non è niente. Hai parlato di Vlahovic, leggiamo anche le parole di Tare proprio sull'attaccante serbo della Juventus. Anche lui è un'opzione come le altre, un attaccante deve arrivare e ribadisce il fatto che bisogna comprare un attaccante un po' più rapido e veloce. Su Dusan Vlahovic lo stiamo ripetendo, Jack, già da un pochino di giorni. Vlahovic alle condizioni attuali è praticamente impossibile, ma non per il Milan, è impossibile per tutti, perché nessuno gli dà quello stipendio, nessuno si accolla magari anche 7-8 milioni di ingaggio di Vlahovic, dovendo anche pagare il cartellino. Si parlava nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, di una possibile buonuscita con la Juventus, ma Vlahovic con la Juventus fa muro, non vuole un centesimo in meno rispetto al suo contratto, altrimenti piuttosto resta lì un altro anno. Insomma, non è una situazione proprio cristallina quella di Dusan Vlahovic, motivo per cui Højlund è il nome primario e tra poco vi facciamo e vi diciamo anche gli altri nomi. Vlahovic, non so qual è il tuo parere, un po' risolve un problema alla Juve, un po' è vero, vai a prendere un attaccante che in Serie A i suoi gol bene o male li ha sempre fatti, non che stia vivendo forse il suo periodo migliore, ecco, per usare un eufemismo. Sicuramente no. In realtà quello che a me preoccupa più di tutto di Vlahovic è la sua solidità mentale. È un giocatore che ha dimostrato di non essere così sereno, il tipico attaccante facile al blocco del gol. Io li definisco così, quegli attaccanti che se non segnano per 2 partite cominciano ad andare un po' in crisi mentale. Secondo me è un giocatore così, che vive un periodo così a San Siro dopo una stagione come quella vista lo scorso anno è tanto da gestire per un Vlahovic solo, per fare un po' un gioco di parole. Detto questo, è vero da un lato che andresti a risolvere un problema alla Juve, però secondo me qui la situazione è un po' diversa rispetto per esempio alla cessione di Kalulu, che è stata sbagliata su tutti i fronti, perché qui risolvi un problema alla Juve, ma alle giuste condizioni risolvi un problema anche tu. Comunque prendi un giocatore, prendi un attaccante cioè, top per quanto mi riguarda, perché comunque i suoi tendenzialmente 15 gol a stagione li fa sempre e lo prendi probabilmente delle condizioni economiche estremamente favorevoli proprio per il fatto che la Juve se ne vuole liberare. Detto ciò, penso che accadrà? No. Penso che Vlahovic rimarrà a Torino anche un altro anno e poi andrà via a zero. Le alternative a questi due ragazzi sono un pochino sempre le solite, nel senso che ne ha parlato anche Matteo Moretto in queste ore, oltre al nome di Nicolas Jackson, che io spero resti un nome e non un colpo del Milan, ma a gusto mio personale, cioè non è un attaccante che mi fa impazzire, però al Milan piace e piace anche parecchio, costa anche parecchio. Il Chelsea deve fare delle cessioni, se vuole andare a chiudere Xavi Simons, sta cedendo un Kunku para al Bayern Monaco e quindi sappiamo che il Chelsea muove tanti giocatori, sempre in ogni sessione ne compra tantissimi, ne vende altrettanti, eccetera eccetera. Però comunque anche qui io non andrei proprio su Nicolas Jackson, dovessi scegliere. È vero, esperienza in Premier, è vero, ha fatto anche una stagione, non questa, quella precedente, tutto sommato accettabile, però ecco, tra lui e Højlund, anche per la conoscenza del campionato, andrei decisamente su Højlund. Gli altri due nomi sono quelli, anche qui, sempre un pochino che hanno orbitato attorno al Milan in questo mercato, ovvero Embolo del Monaco, che sarebbe il terzo svizzero, tra l'altro, di questa campagna acquisti, oppure Aroko Dare, l'attaccante del Genk, o Ghent, forse Genk però, se devo essere proprio preciso, e anche lui, nome uscito un po' di mesi fa, inizio mercato per il ruolo di punta.
Speriamo, Jack, mi verrebbe da dire, di non arrivare alle alternative, ma magari in queste ore, in questi giorni, di andare a chiudere Rasmus Højlund. Sì, ognuno poi avrà un'opinione diversa, ma spero sia opinione piuttosto comune, sia per il team Vlahovic che per il team Højlund, che comunque ambedue sono meglio di queste tre seconde opzioni, premesso che io ovviamente Araujo Daré non è uno di quei giocatori che ho visto giocare 38 partite lo scorso anno, perché in questa stagione no, io purtroppo con la Jupiler Pro League ho questo rapporto, infatti già la trattativa eterna con Yashari è stata un pochino a cercare di capire bene ma che giocatore è Ardon Yashari. Gli altri due ho un po' più presente che tipologie di attaccanti sono, e ribadisco meglio uno tra Højlund e Vlahovic. A questo punto con queste alternative non ho più preferenze, chi arriva tra Højlund e Vlahovic va benissimo, ma che sia uno di loro due. Ragazzi, non perdetevi oggi Lunch Press e Radio Rossonera Talk, perché parleremo tanto della partita, dei nuovi acquisti. Ieri ho letto opinioni iperdiscordanti su Estupiñán, ho letto opinioni iperdiscordanti su Samuele Ricci, sul debutto di Yashari. Credo che forse solo Modric abbia messo un pochino d'accordo tutti. Gli altri, bene o male, sono stati tutti sul no dai, non ha fatto così male, oppure ma no, ha fatto malissimo. Ricordando sempre che era Milan-Bari, 17 agosto, 32esimi di Coppa Italia, prima stagionale, senza Allegri in panchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ne parliamo oggi alle 13, alle 16 in diretta, sempre su questo canale. Non mancate. Giacomo Mirandola, grazie, ciao. Grazie a te, grazie a tutti. Ricordatevi di mettere like e ci vediamo alle 13. Un saluto anche da Enrico Boiani, vi aspettiamo più tardi. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.